Allora, abbiamo visto nello scorso video faccio per dire, ma chi l'ha visto ovviamente in differita, chi l'ha visto tra un mese, lo scorso video dedicato al microfono Dream Grip che mi hanno regalato. Oggi in questo video, in questo piccolo video, confronterò i microfoni che ho, ovviamente il mio pacchetto di microfoni economici, con quello della Dream Grip e sentiremo, ok? Non andremo a fare i grafici, roba del genere, andremo proprio a sentire con le Waege per proprio constatare se questi microfoni poi alla fine sono tutti uguali o hanno delle differenze. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale, ovviamente azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò e quindi andiamo a incominciare a confrontare 1, 2, 3, 4 microfoni. Innanzitutto andiamo a fare un piccolo riepilogo dei microfoni che avete già visto su questo canale, sono tutti lavalier, quindi sono tutti da Baverino, come dico io, però il problema qual è? Che su Amazon ovviamente questi microfoni non ci sono più, almeno quelli economicissimi, quindi più o meno se volete acquistarli dovete andare con il prezzo, ok? Il primo, che è questo qua, ovviamente poi ve li linko tutti in descrizione nuovamente i video, questo qua era costato mi sembra 9,99 €, una cosa del genere, oppure di più, adesso non mi ricordo bene ragazzi. Comunque sempre cifre abbastanza abbordabili. Ed è questo il primo, ok, che avevo comprato, ricordate i primi video che me lo mettevo quando ero ancora nell'altro angoletto, e quindi questo qua è con tutta la sua costuglietta, lo danno, mi sembra che davano anche, boh, non so se davano un jack, però vabbè io sapete che distruggo le confezioni, quindi era il primo, questo qua 9 €, 10 € circa. Poi ho comprato, adesso, avevo comprato dopo, quest'altro, sempre di una marca, sono marche sconosciute, ragazzi, sono marche sconosciute, purtroppo è così, vendute da venditori che poi si spassano la palla, quindi sono sempre marche sconosciute, queste due. Però questo qua aveva la cosa bella, quest'altro che mi sembrava che costava una ventina di euro. Adesso ragazzi, i prezzi non me li ricordo, poi ovviamente vi metterò i video e andremo, ovviamente vi dirò nella descrizione quanto li ho pagati. Questo qua però aveva di bello, a parte che hanno tutte le costoline, aveva di bello che aveva 1,5 m di prolunga, ok? Quindi le prolunghe si possono acquistare anche ovviamente a parte, però era carino che aveva una prolunga all'interno di 1,5 m. Poi veniamo al boia, questo qua è il boia singolo ed è esattamente il Chapo Chupamà, poi ve lo linko, ok? Questo ovviamente esiste ancora su Amazon perché è una marca conosciuta. Questo è, a parte tutti gli accessorietti che aveva, jacker contro jack, ha la particolarità che adesso ve lo scompatto perché ha un filo veramente lungo e si attorciglia di niente. Questo ha la particolarità, come il suo fratello maggiore doppio, che ha qui praticamente uno switch che possiamo adattare ovviamente questo microfono sia per macchine reflex, diciamo telecamere tradizionali, che ovviamente montare su uno smartphone. Vedete anche qua il filo è molto lungo, quindi anche questo filo da Rihanna è molto lungo, e quindi questo qua ovviamente è un microfono marchiato Boya, quindi lo trovate ancora ovviamente su Amazon oppure vabbè su altri store. Questo invece è quello là che abbiamo visto l'altra volta, che faccio un piccolo riepilogo perché così almeno sappiamo di cosa parliamo, se no ragazzi non sappiamo di cosa parliamo. E qui è questo della Dream Grip che costa anche questo sulle 20 €. Ecco, quello di la Boya mi sembra che costa una trentina di euro. Questa è una ventina di euro e danno anche una prolunghetta. Poi tutti gli accessori che abbiamo visto l'altra volta, la pulce, ok, che danno per metterlo sulla pelle nascosto. Quindi è una cosa molto simpatica questa. Ma adesso veniamo alla parte, diciamo, che poi tutti aspettiamo, no? Il confronto audio tra i vari, tra questi quattro microfoni, che io spoilerò già, a me sembrano quasi tutti identici, quindi poi ovviamente va un po' a gusti comprare quello che ovviamente più ci aggrada. Andiamo a sentire e poi andremo alle conclusioni. Allora, andiamo al confronto. Il primo che sentiremo
e quello economico da 9 a 10 euro, diciamo quello senza prolunga. Andiamo a sentire l'audio. Bene, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oggi è una bella giornata, c'è un po' di sole, speriamo che anche oggi non piova e speriamo soprattutto di poter ripetere le stesse frasi con tutti e tre i microfoni. Ecco, questo è il primo, sentite, l'audio non è male ragazzi, cioè non è diciamo proprio scarso. Adesso sentiamo invece quello con la prolunga da un metro e mezzo che costa mi sembra 19 euro, adesso non mi ricordo, ve l'ho già detto, guarda, ho veramente una mente che non ricorda più niente, quindi poi in descrizione ci saranno tutte le cose ovviamente messe bene. Andiamo a sentire questo con la prolunga. Bene, oggi è una bella giornata e soprattutto speriamo di poter ripetere le frasi uguali con tutti e quattro i microfoni, non sono tre, quindi ho già sbagliato la prima volta. Andiamo a sentire la differenza. Allora, questo a me sembra che abbia un po' più di bassi. Cosa ne pensate voi? Mi sembra che abbia un po' più di bassi. Andiamo adesso al boia, ok? Che l'ho marchiato. Andiamo a sentire. Bene, oggi è una bella giornata, quindi avevo sbagliato, i 4 microfoni invece di 3 erano 4, quindi andiamo a sentire questa ulteriore prova e poi li confrontiamo ovviamente con le altre wave. Vedete, questo costa 30 euro, però rispetto agli altri la differenza diciamo che non si può sentire, cioè se fate un video su YouTube, un'intervista, sicuramente non sentiamo la differenza. L'unica cosa che può valere è che ha ovviamente lo switch che potete montarlo sia su una fotocamera che ovviamente su uno smartphone. Ma andiamo all'ultimo, che è il nostro proprio degli amici Dream Grip, e vediamo se vale la pena acquistarlo. Bene, oggi è una bella giornata, confrontiamo quest'altro microfono, questo è della Dream Grip, quindi è quello poi che dovremo confrontare con tutti gli altri. Beh ragazzi, a me sembra che siano quasi a pari livello, quindi come facciamo a consigliare uno piuttosto che l'altro? Perché ovviamente è questione di prezzo, è questione di praticità, se volete ovviamente un microfono che abbia lo switch che potete usarlo ovviamente su una videocamera o su uno smartphone, quindi andiamo sul boia, anche se poi ci sono gli adattatori ma non sempre funzionano. Quindi ragazzi, a voi larga sentenza, andate a sentirvi gli audio e nei commenti, mi raccomando, diciamo, fatevi sentire. Bueno, ragazzi, non so se capite in ordine o disordine. Io ho promesso un confronto ovviamente con gli amici della Dream Grip che mi hanno donato ovviamente questo articolo e quindi ringrazio perché veramente sono stati veramente pazzeschi con me nei miei confronti. Quindi ho già detto che più o meno i microfoni sono gli stessi, ok? Sono la stessa, hanno la stessa, come dire, qualità, perché il prezzo ovviamente è più o meno questo. Però non ci dimentichiamo una cosa, che per fare un blog, per fare un'intervista, per fare un video su YouTube, non bisogna acquistare un microfono da centinaia e centinaia di euro, perché tanto poi il nostro ascoltatore, aspettate che volevo fare una cosa, non vedo un tubo, il nostro utente va a vedere e sentire tutto qua dentro, magari con delle cuffie marce economiche comprate da uno store in giro per il mondo, dato un colpo anche qua sopra, da 9 euro. Quindi non ci facciamo tanto la testa con questa, capito, con queste diciamo andare a eccedere con la qualità, perché poi quello che diciamo è quello che vale è il contenuto, ok? Bene, detto questo, se vi è piaciuto questo video condividetelo ovviamente con i vostri amici che mi fate crescere. Ultimo mese 77 condivisioni, per me sono diciamo tantissime, quindi vi ringrazio. E in ultimo vi rinvito a iscrivervi al canale YouTube Smart Video Photography e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Quindi con questo è tutto e andiamo poi, ovviamente andrò a leggere i commenti se ce ne saranno su questo video.